Sono sicuro che condividete la mia emozione nell'accogliere Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti. Francesca Lo Schiavo, Dante Ferretti, benvenuti. È quasi overwhelming scegliere con quali titoli presentarvi, perché commendatori, grandi ufficiali delle arti, la vostra carriera è talmente costellata di più che giusti riconoscimenti che scegliere il modo migliore per presentarvi è davvero difficile. Francesca Lo Schiavo nasce a Roma sotto il segno del Capricorno, Dante Ferretti nasce a Macerata sotto il segno dei Pesci, e fra tutti i titoli che avrei potuto scegliere per introdurvi, permettetemi di usare quello di maestro e di maestra, per due ragioni. Perché abbiamo parlato prima di talento e di capacità di sintesi, di trasmissione. Ecco, queste sono le caratteristiche del maestro. Maestro in Italia è una parola al contempo abusata e rara. Abusata perché tanti si dicono maestri quando sì, magari sanno fare, però non sanno trasmettere, non sono generosi, non sanno lasciare un segno, e perché insomma i maestri sono pochi e i mestieranti, ahimè, sono tanti. E quindi quando abbiamo di fronte due maestri, insomma, lo sentiamo. Ed è una parola rara, maestro. Edmondo De Amicis diceva che dopo il termine di padre e di madre, il termine maestro è il più bello che un essere umano possa dare a un altro essere umano. E incontrare un vero maestro è raro. Una famosa nobildonna di Venezia preferisce farsi chiamare signora che contessa, perché dice che è molto più difficile trovare una vera signora che una vera contessa. E trovarsi di fronte a due grandi maestri è un momento davvero raro e prezioso. Il maestro è colui che sa, è colui che trasmette, è colui che sa interpretare. Interpretare significa mettersi in ascolto con intelligenza, intelligere, deriva proprio da ascoltare e intendere, sapersi mettere in ascolto. E in 50 anni di lavoro voi avete dato prova di essere gli interpreti più straordinari delle visioni potenti dei registi con i quali avete lavorato, e mi sembra una bellissima coincidenza che quest'anno il Leone d'Oro alla carriera è stato dato a Liliana Cavani, e il primo film che avete firmato insieme, non il primo nel quale avete lavorato, ma che avete firmato insieme, fu proprio un film di Liliana Cavani. Mi sembra una stupenda coincidenza. La prima domanda che vorrei fare per introdurre è per te, Francesca. Abbiamo parlato appunto di interpretazione, voi siete stati davvero chiamati a raccontare visioni potentissime dei più grandi registi italiani, hollywoodiani, ma questa capacità di mettervi in sintonia, questa capacità di ascoltare un'idea e poi di farla evolvere fino a farla diventare quei capolavori che abbiamo visto nella clip, è qualcosa che arriva col tempo, è un dono innato, è un mestiere che si perfeziona. Che cos'è? Devo dire che tutte le tre cose che hai citato fanno parte del percorso che ognuno di noi, penso anche per Dante sia la stessa cosa, che è necessario avere. Per esempio, tu mi chiedi della sintonia con i registi, è la cosa essenziale, devo dire, perché forse c'è anche un'innata sensibilità, ma soprattutto un'umiltà di mettersi al servizio di quello, cioè il primo impatto è mettersi al servizio con il cervello, l'idea, la sensibilità del regista, perché noi parlo per noi, ma insomma abbiamo incontrato sempre dei veramente grandi maestri.
che rimarranno sempre nella storia del cinema, e quindi forse è stato un approccio giusto che a me è venuto innato, perché di fronte a tale, cominciando anche da Liliana, che ho capito che io è stato il mio primo film, il film di Liliana, con Liliana, e ho capito che c'era tanto da imparare con questo regista che metteva tanta forza nel guidare gli attori, nel costruire il film e tutto. Quindi per me è stata una lezione molto importante, e il mio atteggiamento è sempre stato di grande umiltà e disponibilità di mettermi in ascolto, mettermi in osservare il più possibile, incamerare esperienza. Quindi io dico che tutte e tre le cose che hai nominato sono necessarie, ecco, questo è tutto. Però la cosa più importante è cercare di capire esattamente cosa vuole il regista, che taglio vuol dare al film, che cosa, oltre la storia, perché c'è uno script e c'è la storia e tutto quanto, però poi ci sono delle riunioni con il regista, e in queste riunioni noi capiamo, entriamo in quello che è realmente la sua volontà, come posso dire, la volontà di trasmettere agli altri quello che lui ha in testa. Quindi bisogna entrare piano piano e capire quello che lui vuol fare. Quindi dopodiché, una volta che uno ha cercato di capire bene che cosa si trova di fronte, io dico sempre, come una nave che è ancorata in un porto e piano piano comincia un viaggio. Dalle parole di Francesca io spero che abbiate colto una serie di riferimenti a mio avviso importanti: l'ascolto, l'umiltà di cui tu hai parlato, ma anche l'intelligenza e la cultura di saper ascoltare e di saper comprendere. Dai grandi registi italiani ai più straordinari registi hollywoodiani, la carriera di Francesca e di Dante ha accompagnato decenni di storia del cinema. Ma prima di dare la parola a Dante per riprendere questo concetto, farei proprio un salto verso Hollywood e vorrei vedere insieme a voi una clip che abbiamo preso da Ugo Cabré di Martin Scorsese. Chi non piange su Ugo Cabré ha il cuore di pietra, scusatemi, perché è uno dei film più commoventi, più belli, più incredibili che ci sia stato dato di vedere, e il vostro lavoro è più che strumentale, è una costellazione di gemme visive che sono rimaste per sempre nella nostra memoria. Ve lo dico, il cinema, regno del progetto, regno del lavoro e anche regno del sogno, interpretare il sogno. A interpretare era anche uno dei verbi preferiti da Federico Fellini, con il quale avete molto lavorato. Federico Fellini vi ha chiesto di interpretare tanti dei suoi sogni, ma lui ha mai interpretato un tuo sogno? Ma con Federico io mi ricordo che lui abitava a Via Margutta a Roma e io stavo a Via del Babuino, cioè stavamo proprio vicino. Allora la mattina dice: dai, andiamo a Cinecittà, quando lavoravo con lui, andiamo a Cinecittà insieme. Allora ci vediamo da Canova, che era un bar che stava lì a Piazza del Popolo. Allora salivo in macchina e mi diceva: oh, ciao Dantino, dimmi un po', ma che ti sei sognato stanotte? Allora gli dicevo: ma veramente non mi ricordo, mi pare niente. E andavamo a Cinecittà. Giorno dopo: Dantino, che ti sei sognato stanotte? Ma sì, qualcosa, però se ti devo dire la verità non mi ricordo proprio bene. Terzo giorno: Dantino, qui io dico, mo qui bisogna inventarsi qualche cosa. Dantino, che ti sei sognato stanotte? Ah sì, guarda, mi sono sognato, ho avuto un sogno, cioè mi è ritornato in mente
quando mia madre mi chiedeva che non si poteva muovere da casa, di andare al mercato a comprare della carne. Allora io ho detto, andavo al mercato, avevo 7 anni, così andavo al mercato e mi ricordo che andavo da noi, io sono nato nelle Marche, a Macerata, si chiamava La Macellara, cioè allora stava in questo bancone alto. In più io invece che avevo 6 anni, 7 anni, così da sotto vedevo, allora lei si alzava e c'aveva con le, come si chiamano, le tette, da noi... Il décolleté, diciamo. Sì, da noi nelle Marche le chiamavamo le pocce. Allora le appoggiava sul coso e diceva, allora che vuoi? Dico, mia madre mi ha chiesto 6 ette di fettine di vitella. Ah, va bene, va bene. Allora mi faceva queste cose e io guardavo questa qui con le cose. Allora gli raccontavo questo. Poi il giorno dopo, Dantino, che ti sei sognato? Ah, un'altra cosa, quando mia madre sempre mi mandava al mercato e allora stavolta andavo alla pescheria, c'era quella che vendeva il pesce e che ci aveva in mano sempre un coso, una sorta di anguilla, così, che teneva in mano, che si muoveva, sembrava come lo chiamereste lei? Quello lì. Quello lì, Ecco, che si muoveva tutto quanto così, allora lui rideva così. Allora poi la cosa bella era che Federico, quando abbiamo fatto il film La città delle donne, e allora c'era Marcello, che quando dormiva in camera con la moglie, a un certo punto lui si svegliava, si metteva sotto al letto, o sognava chiaramente, si metteva sotto al letto e entrava in un foro e lì c'era questo toboga, e allora lui scendeva in questo toboga e mentre scendeva allora era tutto illuminato, scendeva così, era tutto rotondo, aveva le curve, le cose così fino ad arrivare alla fine. Però mano a mano che si fermava, ogni tanto guardava da una parte e vedeva, lui aveva fatto ricostruire da me, tra l'altro, ho fatto io il film. Allora io ricostruivo la macelleria, la cosa, e poi come si chiama? Poi la pescheria con questa ragazza che teneva in mano questa bella anguilla, così, e poi non solo, poi un'altra cosa che gli dicevo, che dico anche che quando poi mi sono sognato anche quando ero bambino, andavo con mia madre dalla sarta, allora io avevo 6 anni, 7 anni, così che facevo? Io andavo dalla sarta, lì c'era la sarta, mia madre e anche altre sarte, le cose così, io mi mettevo per terra e così camminavo sotto e guardavo sotto le gonne delle donne che stavano lì e guardavo loro come si chiamano le mutande? Ecco, insomma, quella parte si dice così. Ecco, allora guardavo tutto quello, così gli raccontavo, allora lui rideva, così, poi tante cose l'ha messe nei film. Ma insomma, voglio dire, questo qui era il mio rapporto dei sogni, perché lui voleva sempre avere qualche cosa che non realistico, ma voleva mettere nei suoi film, oppure dove aveva bisogno qualcosa che
che riguardava lui, ma che voleva che io lo dicessi io, perché poi il film era Fellini, voglio dire. Certo. Beh, questa si chiama decisamente sintonia in una Roma che già di per sé è uno scenario onirico. Dante è nato... Io poi ne ho fatti 6 con Fellini, per cui gli ultimi 6. Io ho cominciato con Fellini quando facevamo il Satiricon. Allora lui a un certo punto, mi ricordo che venne nell'attrezzeria che avevamo noi nello studio degli scenografi. Lo scenografo che faceva a metà con Danilo Donati le scenografie del film. Allora, però, Fellini non andava d'accordo con lo scenografo, quello con cui lavoravo io. Adesso non voglio dire il nome, tra l'altro era di Venezia. Ok. No, e allora lui, mi ricordo, un giorno arrivò dentro al coso, dentro allo studio, stavamo tutti quanti lì, è arrivato lui aveva sempre la corte appresso, così. Allora diceva: senti, architetto, io ho bisogno di fare una stanza per il film che stavamo facendo, tutta quanta beige, però di un beige particolare. Allora l'architetto fa: non ci sono problemi, adesso faccio vedere la palette con tutti quanti i colori. Ecco, dice, questi sono i colori. Allora diceva: no, questo no, questo no, questo non va bene, no, questo non va bene, no, questo non va bene, non va bene. Non gli andava bene niente, ma perché proprio c'era un problema con lui. Allora io ho guardato per terra, ho trovato un pezzo di cartone. Allora ho preso questo pezzo di cartone e dico: scusi maestro, per caso un colore così? Ecco quello che voglio. Allora mi fa: ma tu chi sei? Dico: come gli sono? Sono 3 mesi che ho fatto film, che sto in teatro, mi chiama sempre. Ah, scusa, sai, io non mi ricordo, sai, c'ho tante cose. Ecco, dico: come? Mi ha mandato un sacco di volte, come si dice, a fanculo, in italiano. Esprimendo un disaccordo. Ecco. Allora dico: ah sì, ecco, dice: va bene, dico, mo non si ricorda. Sì, adesso mi ricordo. Allora adesso guarda, vedi, occupati te di questo, cosa, così. Allora dico: va bene, grazie, ci penso io. E andavamo avanti così. A un certo punto lui ha fatto non licenziare, non gli ha fatto, siccome era a metà film, non gli ha fatto rinnovare il contratto per l'altra metà. No. Allora mi ha detto: mo adesso questo film lo devi finire te, sempre con Donati che faceva i costumi, però lui si occupava più di costumi, era la prima volta che si occupava della scenografia. Insomma, allora a me mi fa fare le navi, le cose, faccio tutta questa roba qua e ecco, questo è stato il mio incontro con Fellini, il primo. Poi dopo mi ha chiamato e poi insomma la storia è un po' lunga, perché poi mi ricordo che quando sono tornato da Ponza, dove avevamo fatto tutte le navi, avevamo girato tutto. Io sono tornato il sabato sera. Allora mi ricordo che la domenica mattina mi ha chiamato un mio amico, tra l'altro un altro scenografo, dice: guarda Dante, domani andiamo insieme, ti vengo a prendere, andiamo a Fregene, che è un posto di mare vicino Roma. Dice: e così andiamo a fare il bagno dal mastino, mangiamo gli spaghetti, mi racconti le cose. No, dico: guarda, io sono stanco, non mi va di venire. Dai, forza, se non lo fa, ti vengo a prendere domani mattina alle 9. Questo ve lo racconto perché c'è una cosa un po' particolare.
allora dico, guarda che... Allora mi viene a prendere, io vado, entro in macchina e dico, fermati un momento, scusa, mi sono dimenticato il costume da bagno. Vado in casa, vado a prendere il costume da bagno, in quel momento suona il telefono, mi chiamano, era Franco Rossellini che mi fa, Dante, fa quello che ti pare, prepara una valigia perché devi venire di corsa in Cappadocia. Cappadocia, e dove sta Cappadocia? Dice, ah no, guarda, vai a Istanbul, ti vengono a prendere, vai a Istanbul, poi dopo ti portano a Cappadocia, così, perché c'è Pasolini, con cui avevo fatto già altri film come assistente, il primo era Il Vangelo secondo Matteo, mi dice, guarda, che lui ti vuole per fare Medea, che era il mio primo film come scenografo titolare. Allora, figli, vado, faccio sto film, le cose, bla 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 bla, insomma, preparo il film, così vado a Roma. Quando entro a Roma, a Cinecittà, sulla porta ti incontro Fellini che mi fa, Dantino, guarda che so tutto, io. So che stai facendo Medea di Pasolini, ricordati che il prossimo film lo devi fare con me. Ho detto, maestro, lei è proprio un grande, io la ringrazio, ma mi chiami fra 10 anni. Come fra 10 anni? Dico, come io appena cominciato già mi vuole già, come si dice, rovinare la carriera. Allora fra 10 anni lei si sarà rotto le palle di quello con cui lavora, io avrò più esperienza e così. Poi chiudo. Allora, dopo proprio io stavo facendo Todo Modo con Elio Petri, lui stava facendo Casanova che era col coso, lui la sera esce dal teatro, lui c'aveva sempre la corte che lo seguiva, invece stavolta stava con la borsa, sai quello delle elementari, la borsa di pelle così. Io invece esco dall'alto teatro che stavo andando dai pittori e ci incontriamo sotto un lampione. E mi fa, Dantino, guarda che sono passati 10 anni. Sì, bene, sei pronto? Sono pronto, così. E così ci siamo incontrati 2 giorni dopo alla Safa Palatino, lì un posto dove stavamo lì a mangiare e così. E ecco, questo è stato il mio... E poi ho cominciato con lui, ho fatto tutti gli ultimi 6 film che lui ha fatto. Film che ci sono rimasti profondamente nel cuore, ma è una Roma, quella che racconta Dante, ormai quasi leggendaria, mitologica, Roma dove Francesca è nata, e Roma con la sua bellezza, Roma con la sua arte, Roma con la sua storia sicuramente ha avuto un ruolo nel tuo, diciamo, nella maturazione del tuo gusto. Sicuramente, io poi ho fatto il liceo classico e quindi mi sono avvicinata molto a quello che può essere la pittura, l'architettura e tutte le cose così. E poi io vengo dall'interior designer, cioè pensavo di diventare architetto di interni, però sempre con questa grande passione per il cinema che avevo dentro di me e tutto, quindi non capivo bene come potevo conciliare le due cose. Poi invece incontrando Dante per caso un'estate, quindi non c'entrava niente il lavoro eccetera eccetera, siamo diventati amici e lui mi ha invitato ad andare sul set di Todo Modo, e in effetti che aveva delle scenografie molto significative, delle ricostruzioni eccetera eccetera, e questo a me ha entusiasmato, ha dato veramente un interesse e una spinta eccetera eccetera ad approfondire di più quello che io avevo già dentro di voler approfondire. E dopodiché è successo che dopo un anno eccetera, che io continuavo a fare il mio lavoro eccetera eccetera, stava cominciando il film di Liliana Cavani e io ho detto ma perché non vorrei inserirmi in qualche modo,
e ho cominciato come assistente naturalmente dell'assistente, cioè assistente del redattore art director di Liliana. E quindi lì veramente è stata un'altra scuola, un'altra disponibilità e tutto quanto. Però ho cercato sempre di non essere passiva, ma di, come posso dire, di essere molto attenta, di percepire dove c'era bisogno, dove non c'era bisogno, di essere accanto al redattore anche per in qualche modo per supportarlo in certe cose, in certi soprattutto lì nasce proprio la mia attenzione e la mia amore per il dettaglio, e quindi spesso anche io giravo per antiquari, gli proponevo delle cose e tutto quanto. E poi è successo che un episodio molto buffo nel film, che a un certo punto eravamo nella reggia di Caserta a girare la famosa scena della Sirenetta, che c'è questo vassoio e c'erano appunto tutti gli attori, Mastroianni, Burt Lancaster, eccetera, eccetera, Claudia Cardinale, tutti quanti. Ed era tutto perfetto, tutto quanto, tutti pronti a girare, le macchine da presa pronte, il direttore della fotografia aveva messo le luci e tutto quanto, e a un certo punto cos'è che mancava? Mancava la tovaglia di pizzo per questo tavolo meraviglioso, lungo, non so, 6 metri per dire, e mancavano queste tovaglie di pizzo, quindi non si poteva girare. Allora io non ero responsabile, non me ne ero occupata. A questo punto vedo la disperazione, perché il redattore capo che era lì mi diceva non so, non me l'hanno mandata, era come pietrificato. Io sono corsa, sono andata a Caserta, ho preso delle cose di pizzo e abbiamo girato. Quindi voglio dire, è sempre stata una collaborazione molto attiva. E così con Liliana ci siamo lasciate e ho capito alla fine del film che questo era il mio lavoro, che io volevo continuare. Dopodiché ho avuto la fortuna dopo un paio di film che ci sono stati, che Federico Fellini cominciava La nave va. La città delle donne. No, io ho cominciato con La nave va, te con La città delle donne. Poi c'era La nave va, e La nave va a un certo punto io sempre ero assistente di un redattore, perché quello che posso dirvi è che bisogna veramente non sentirsi mai preparati a fondo, non sentirsi mai, a parte non sentirsi mai arrivati, questo mai, ma soprattutto non capire che impadronirsi un pochino sempre di più del lavoro. E allora a un certo punto appunto ci siamo divisi i compiti con questo redattore, e io dovevo arredare tutte le cabine della nave, perché come interior designer io avevo rapporti a Roma con degli antiquari, per cui mi occupavo delle cabine che dovevano essere arredate con mobili di epoca e tutto, eccetera, perché era una nave, siamo nei primi del Novecento, e quindi tutte queste cose qui. E quindi riesco a fare bene il mio lavoro, ho avuto un ottimo rapporto con questo signore, Massimo Tavazzi, che ricordo sempre con grande piacere, e a un certo punto finisce il film e ho avuto la grande gioia, perché con Fellini io ho avuto un rapporto, io ero sempre lì, ero sempre pronta e tutto, e mi ricordo che c'è stata una scena bellissima che è rimasta dentro di me, perché quando cominciava il naufragio della nave, per allora che non c'erano effetti speciali, voi pensate, non c'era nessun effetto speciale di questi tecnici, di queste cose qui, e si faceva tutto in una maniera empirica, e a un certo punto c'era questa grandissimo
come posso dire, piattaforma di legno enorme che era il pavimento della nave, però che era una piattaforma, quindi si inclina, quindi tutti i mobili scendono, c'era questo enorme pianoforte a coda e quindi scendono, e si poteva girare una volta sola perché poi i mobili scendono e è finito. E quindi a un certo punto io mi sono in qualche modo legata, perché dovevamo e sono riuscita a rimanere su. Mi dicevano ma scendi, tu scendi, dico no, io non scendo, e quindi mi sono legata e sono rimasta sulla piattaforma, quindi delle cose così eccetera. Sono stata molto vicina a Federico. Chiuso il discorso, mi trovo fine film. Ci sono i titoli di testa o di coda eccetera eccetera, e ho avuto la gioia, l'incredibilità, la cosa così di vedere il mio nome. Decideva tutto Federico, neanche una spilla, decideva tutto Federico nei suoi film. Ho visto il mio nome associato a quello dell'arredatore, cioè gli arredatori erano Massimo Tavazzi e Francesca Lo Schiavo, quindi mi aveva promosso. Quindi voi pensate, un maestro del genere che ti promuove e ti fa. Allora io sono andata tempo dopo, maestro, ma che grande onore, che mi ha commosso, c'è una cosa che non mi aspettavo. E lui mi ha risposto in una maniera glaciale, neanche senza così. Dice: lei ha fatto un lavoro da arredatore, non da assistente. Chiuso. E quindi è stata una cosa che mi ha in fondo confermato che questa era la mia strada, che questo era il percorso che volevo fare. Quando tutti questi elementi si combinano in maniera, da come ce la raccontate voi, quasi come se la sorte veramente stesse pilotando, come se fosse davvero la trama di un film. Ma arriviamo a metà degli anni '80 e tutti questi riferimenti culturali che voi vedete, che voi trasmettete, questo sogno, questa capacità anche empirica di risolvere problemi, arrivano a nutrire un film che, insomma, credo che per le persone della mia età fosse davvero un punto fermo, che è Il nome della rosa. Prima di porre la prossima domanda a Dante, però abbiamo una piccola sorpresa che i colleghi di Cartier sono riusciti a mettere insieme, e c'è una persona molto legata a questo film e molto legata a voi che vi manda un messaggio. Oui, Dante, il y a un truc que je t'ai jamais montré, qui va sans doute t'intéresser, parce que tu sais, nous les metteurs en scène, on a besoin de voir. Alors, avant que tu construises ce somptueux décor, j'ai fait un truc qui va te faire rigoler. Alors, ça, c'est dans un de mes greniers. J'espère que je vais le retrouver. Voilà. Je vais te montrer ça. Voilà, pour l'écriture, j'ai eu besoin... Ah oui, voilà, c'est là. J'ai eu besoin de faire une maquette, et je me suis souvenu que je l'avais. Alors voilà, voilà ce qui m'a permis d'écrire le film, tu vois. Et je t'ai jamais montré ça, c'est dégueulasse évidemment, c'est plein de saleté, mais ça montre aussi ton talent, parce que tu vois, ma tour, je savais que c'était une tour hexagonale, mais je n'avais pas assez de pâte à modeler, et le commerçant près de chez moi n'en avait pas assez, donc j'ai fait ce que j'ai pu. Et mais enfin, tu vois, ce que je voulais, c'est qu'on voit le donjon à travers la porte, et ça, évidemment, tu l'as fait magnifiquement. Voilà, bah écoute, je pouvais te dire que un des rares regrets de ma vie, c'est qu'on n'ait pas fait plus de films ensemble. On a essayé, on a eu des projets. Eh ben, bon festival. Je t'embrasse très fort, ainsi que Francesca, bien sûr. Au revoir. Grazie ai colleghi di Cartier che sono riusciti a avere questa testimonianza. Grazie. Non abbiamo, ahimè, tanto tempo, però c'è ancora una clip alla quale teniamo molto, e prima una domanda che, insomma, credo sia nelle menti di tutti voi. E 6 premi Oscar, e i BAFTA, e il Ciak d'Oro, e i Davide.
Ma dove li tenete? Cioè, io non ho mai vinto niente in vita mia, ho vinto una volta un 45 giri alla festa della Sagra e lo tengo lì come un tabernacolo. Se vincessi un Oscar, ma io mi farei fare un non lo so, una da torre, dove li tenete tutti questi premi? Delle mensole di Ikea. Risponde Dante. Come sulle mensole dell'Ikea. Ma infatti la prima volta che me l'hanno chiesto negli Stati Uniti, anche loro sono messi a ridere tutti quanti. Dice, come le mensole dell'Ikea? E io dico sì, li teniamo lì perché... Li spolveri. Ma dice guarda, ma li tengono? Dice sì. No, ma dice, ma guarda che sono tanti, poi pesano tutti i premi che ci avete. E dico, beh, finora ancora ci stanno. Così. Beh, ce ne sta ancora qualcuno, insomma. Ma li spolverate, li cambiate? No. Ci parli? Devo dire che adesso fanno parte dell'arredamento, Okay. per cui delle volte neanche li vediamo perché sono lì. Però, e poi io penso che bisogna sempre guardare un po' all'oggi e casomai al domani. E quello che uno ha fatto sono stati buoni perché ci hanno riconosciuto, perché nella vita noi siamo stati nominati tante volte, forse questo è bene dire anche ai ragazzi, che io ho avuto 8 candidature all'Oscar, di cui poi 3 sono diventati Oscar, e poi Dante invece ne ha avuta una di più per la scenografia, più una per i costumi. E devo dire che siamo andati lì tante volte, non abbiamo mai preso niente, abbiamo visto gli altri vincere e noi spesso avevamo un film di scenografia che era più, forse, come posso dire, più incisivo, più interessante per certe cose. Cioè. E quindi bisogna anche, appunto, che posso dire, abbassare la testa e vedere, dice, ma come siete arrivati alla nomination? Solo lavorando veramente con precisione, con quello che fa Tiziana Rocca qui, che perché veramente ha degli aspetti di carattere che abbiamo noi quando lavoriamo, perché non ci arrendiamo mai, perché siamo sempre lì, perché fino all'ultimo momento prima di girare siamo lì per migliorare, siamo lì per sentire se sentiamo una cosa del regista, quindi dare se stessi al lavoro, ma per me è diventato naturale, lo è stato naturale, però se tu lo fai come se fosse una cosa, come posso dire, così, perché io ho un impiego, quindi devo fare il compitino, ma non ci metti te, io almeno ho cercato sempre di coinvolgere, di coinvolgermi e di fare meglio. Questa è stata di migliorare fino all'ultimo. Ecco, questa è una lezione straordinaria. No, io vorrei dire una cosa. A proposito degli Oscar, di quelli, il primo che abbiamo vinto, perché noi siamo andati per 5 volte sperando di vincere, perché avevamo le nomination e così, e vinceva sempre qualcun altro. Allora a un certo punto, quando siamo stati nominati per The Aviator, abbiamo detto, noi stavamo con Scorsese, stavamo preparando un altro film. Qual era quel film che stavamo preparando? Che Martin ci ha detto, dai, forza, andiamo. Shutter Island, no, non mi ricordo. Vabbè, comunque stavamo facendo un altro film. Dopo avete fatto Condon, avete fatto Condon prima. Sempre negli Stati Uniti. Allora dice, dai, allora abbiamo detto, ma noi non veniamo a fare, tanto non ce lo danno mai, ma forza su, tanto, siccome c'aveva l'aereo privato, dice andiamo con l'aereo, andiamo lì, dice, vabbè, andiamo lì. Noi siamo andati questa volta, era la prima volta dove il gruppo di scenografi nominati non stavano seduti dove stavamo sempre seduti quanti, ma stavamo sul palcoscenico però dietro le quinte. A un certo punto c'era ti ricordi come si chiamava
quella che... Halle Berry? Sì, Halle Berry. Allora a un certo punto dice, allora l'Oscar, allora dice adesso c'è l'Oscar queste sono le nomination dei production design, dell'art direction. A un certo punto noi stavamo lì così aspettando, non succede niente qua. A un certo punto dice allora per la migliore scenografia e arredamento, set decoration e production design, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Lo Sciavo. Lo Sciavo. Io sono Dante Ferretti Lo Schiavo. Allora a un certo punto noi non ci credevamo quasi più, siamo andati e è stato, insomma, devo dire, è stata una cosa molto che vi ha portato fortuna per i 2 successivi. Sì, poi. Dopo siamo andati altre volte e abbiamo vinto Io dicevo a Dante, ma è vero o stiamo sognando a proposito dei sogni? Perché non ci credevamo, dopo tante volte non ci credevamo, invece poi è arrivato. Io ve l'avrei dato anche per l'età dell'innocenza, ma io non c'entro niente, qui sì. Tutti io credo, perché insomma dai, quella cena della Michelle Pfeiffer, scusatemi, ma lì tutte le maison de lusso hanno preso ispirazione da voi, da quel banchetto, insomma riconosciamo anche, dai, al centro del tuo lavoro, oltre all'amore per Francesca naturalmente. Al centro i soldi. Allora, come oggi, queste lezioni ci sostengono, ci fanno stridere, ma ci fanno anche imparare tanto. Imparare a essere differenti e a non essere indifferenti. Indifferenti rispetto alla sciatteria, indifferenti rispetto alla mancanza di talento, indifferenti rispetto al vivere il proprio lavoro e la propria passione in maniera meno che autentica, con il talento, con l'autenticità. Con la bravura e con la determinazione si creano carriere straordinarie che arricchiscono la vita di tutti noi. Come il Giglio fra i rovi, così è la mia amata fra le fanciulle, dice il Cantico dei Cantici. Ci sono tanti rovi, ma poi ci sono i gigli. Ciò che è straordinario ci fa sempre innamorare. Grazie per tutta la meraviglia che avete creato e che ogni giorno ci ha fatto innamorare del cinema. Signore e signori, Francesca Lo Schiavo, Dante Ferretti. Noi abbiamo 2 minuti, credo, per una domanda. Io sarò intransigente, nel senso che domanda significa domanda, non significa aneddoto, non significa un ricordo, una storia, significa una domanda sintetica che richieda una risposta. E permettetemi, prima di dare, ci sono le colleghe con i microfoni, di ringraziare chi ci ha permesso di essere qui, quindi il Festival del Cinema e Cartier. Senza di loro non saremmo con voi e non avremmo potuto condividere questo momento. Ci cacciano fra esattamente, no non è vero, però insomma ci invitano, diciamo, verso l'uscita fra 4 minuti. Lei ha alzato la mano per primo, prius in tempore, potio reniure. Io volevo sapere che cosa non si può imparare, che cosa voi sentite di avere come inclinazione che vi ha distinto. Io penso che ognuno di noi ha dei talenti e magari sono diversi e che la cosa importante è seguire le proprie inclinazioni e quello verso cui uno si sente portato, perché questo è fondamentale, perché su questo si può lavorare. E noi, almeno parlo per me, credo che quello che mi ha aiutato e spinto è stato proprio l'interesse per la pittura, i colori, per esempio per me sono molto importanti appunto i colori, metterli insieme, fare l'oggetto, lo studio dell'oggetto, che poi io ho ricostruito in tutte le dimensioni, ma adesso questo non c'entra, ma per essere brevi il discorso è: non credo che noi abbiamo delle cose specialissime.
credo che abbiamo delle inclinazioni, che abbiamo una cultura di base che abbiamo ampliata, perché sempre uno studia sempre, guarda, si arricchisce attraverso le mostre, attraverso i libri, attraverso tantissime cose che ci circondano e che quindi diventano il nostro bagaglio. E poi determinazione, non arrendersi, anche io ho avuto dei momenti di scoraggiamento, perché la fatica nel cinema, non so chi di voi ha cominciato a fare, è enorme, perché dall'alba al tramonto e al tramonto, ma insomma, e poi continuamente è come un mare in tempesta, però ti sostiene questa voglia di arrivare in porto, cioè di fare, di finire, di fare bene. Questo io credo, non c'è qualcosa così assoluta, perché per esempio devo parlare di Dante, che è il mio compagno di lavoro. Lui ha un dono che io non ho, per esempio, lui ha il dono di dipingere in una maniera straordinaria. Quello è un dono, e si può avere o non si può avere, però è un dono specifico. Tutto il resto è molta la determinazione, l'inclinazione, il voler far bene. Grazie. Brava, quando è che compri un quadro mio? E deve far spazio a togliere un po' di Oscar, se no forse non si sa dove appenderlo. Va bene. Grazie davvero, da bravi. Siamo ligi, le 10:30. Grazie ancora al Festival del Cinema, grazie a Cartier, grazie a tutti voi. Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti. Grazie.